Lezione 1. Fashion Fun. Ehi Anna, hai visto la nuova collezione estiva in negozio? Sì, sembra interessante. Adoro dare un'occhiata alle ultime tendenze. Lo so, giusto? Quali altre opzioni stai considerando per il tuo guardaroba estivo? Sto pensando di comprarmi dei vestiti leggeri e magari qualche canottiera. Sembrano perfetti per la stagione calda. Quali colori preferisci? Sono propenso a colori vivaci come il corallo e il turchese. Si sentono così vivaci. Ottime scelte. I colori vivaci risaltano davvero in estate. Hai pensato agli accessori? Sì, mi piacerebbe aggiungere degli eleganti orecchini e un divertente cappello ai miei outfit. È un'idea elegante. Un cappello può davvero completare un look estivo. Esattamente. E aiuta anche a proteggere la mia pelle dal sole. Sicuramente. Potresti anche provare pantaloncini con pannelli in rete per un'atmosfera sportiva. Oh, sembra figo. Sarebbero traspiranti e perfetti per le attività all'aperto. Esattamente. Inoltre, sono comodi per una giornata all'aperto o per un ritrovo informale. Adoro l'abbigliamento versatile. È bello avere capi che possono essere abbelliti o eleganti. Assolutamente. Mescolarli e abbinarli rende molto divertente vestirsi. Sì. Hai qualche capo preferito nel tuo guardaroba estivo? Ho alcune camicie leggere abbottonate che mi piace molto indossare. È fantastico! I bottoni sono così facili da abbinare a pantaloncini o pantaloni chino. Giusto? Emanano un aspetto rilassato ma ordinato. Sono d'accordo. Sono entusiasta di rinnovare il mio guardaroba estivo quest'anno. Anch'io. Sarà una stagione piena di abiti divertenti e avventure. Lezione 2. Percorsi di crescita. E Anna, ultimamente ho letto sullo sviluppo personale. Sembra interessante. Lo è davvero. C'è così tanto da esplorare, dalla consapevolezza alla definizione degli obiettivi. Esattamente. Hai provato tu stesso qualche tecnica di sviluppo personale? Sì, ho iniziato a scrivere un diario per riflettere sui miei pensieri e sentimenti. È un'ottima pratica. In che modo il journaling ti ha aiutato? Mi consente di chiarire i miei obiettivi e monitorare i miei progressi nel tempo. È così utile. Ho sentito che anche le tecniche di visualizzazione possono essere potenti. Assolutamente. Visualizzare i tuoi obiettivi può motivarti a raggiungerli. Hai mai provato la visualizzazione? Sì, l'ho usato prima di presentazioni importanti. Aumenta la mia fiducia. Vedo come potrebbe essere d'aiuto. Quali altri metodi ritieni efficaci? Pratico anche la meditazione. Mi aiuta a rimanere concentrato e a ridurre lo stress. È fantastico. Per quanto tempo mediti ogni giorno? Il mio obiettivo è di almeno 10-15 minuti, ma a volte vado più a lungo. È una buona abitudine.
Dovrei provare la meditazione. Dovresti assolutamente. Può portare molta chiarezza e tranquillità nella tua mente. Mi interessava anche leggere libri di autoaiuto. Qualche consiglio? Sì, Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci è un classico. Ne ho sentito parlare. Cosa ne hai trovato di più prezioso? L'idea di essere proattiva mi ha davvero colpito. Prendere l'iniziativa è fondamentale. Questa è una lezione potente. È incredibile come lo sviluppo personale possa trasformare le nostre vite. Assolutamente. È un viaggio di apprendimento e crescita che dura tutta la vita. Sono entusiasta di iniziare il mio viaggio e vedere dove mi porterà. Lezione 3. Progettare sogni. E Anna, hai sentito parlare del nuovo progetto abitativo nella nostra zona? Sì, ho letto che gli inquilini possono lavorare con un architetto tutto loro. Sembra incredibile. Lo so, giusto? È bello che ascoltino i commenti e le idee dei residenti. Sicuramente. Rende lo spazio abitativo più personalizzato e unico. Quali caratteristiche pensi che le persone vorranno includere nei loro design? Scommetto che molti chiederanno planimetrie aperte per creare un'atmosfera spaziosa. Questa è una scelta popolare. Anche gli spazi aperti possono davvero migliorare la luce naturale. Sì, e penso che le persone potrebbero desiderare funzionalità ecologiche, come i pannelli solari. Ottimo punto. La sostenibilità sta diventando sempre più importante per i proprietari di case. Esattamente. È importante considerare l'ambiente quando si progettano nuovi spazi. Pensi che gli stili architettonici varieranno tra gli inquilini? Di sicuro. Alcuni potrebbero preferire design moderni, mentre altri potrebbero propendere per stili tradizionali. Quella varietà aggiungerà carattere al quartiere. Che dire degli spazi esterni? Spero che includano balconi o piccoli giardini. L'aria fresca è così rinfrescante. Sono d'accordo. Avere un po' di spazio verde può davvero migliorare la qualità della vita. Inoltre, è una bella area per socializzare con amici e familiari. Assolutamente. Un buon equilibrio tra spazi privati e comuni è essenziale. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà questo progetto. Sembra un'opportunità fantastica. Anch'io. Sarà interessante vedere come le idee di tutti si fondono nel progetto finale. Lezione 4. Espressioni artistiche. E Anna, stavo solo guardando dei colori e degli album da disegno. Ho sempre bisogno di provviste fresche. È fantastico! Avere nuovi materiali può stimolare la creatività. Che tipo di vernici preferisci? Adoro i colori ad acquerello. Sono così vivaci e si fondono facilmente. Gli acquerelli sono bellissimi. Creano effetti così morbidi e sognanti. Li usi spesso? Sì, soprattutto per i paesaggi.
Il modo in cui i colori fluiscono insieme è magico. Sembra adorabile. Mi piacciono gli acrilici per la loro audacia e la rapidità di asciugatura. Gli acrilici sono divertenti. Puoi sovrapporli per creare profondità. Cosa ti piace dipingere? Dipingo spesso fiori e scene della natura. Mi portano pace e gioia. La natura è una grande ispirazione. Hai mai provato a dipingere partendo da fotografie? Sì, è utile. Ti consente di catturare dettagli che potresti perdere nella vita reale. Assolutamente. Inoltre, è un buon modo per praticare diverse tecniche. Parlando di tecniche, ne hai una preferita? Adoro usare la tecnica bagnato su bagnato con gli acquerelli. Crea bellissime miscele. Sembra interessante. Mi piace usare spatole con colori acrilici per dare consistenza. I dipinti strutturati possono essere così sorprendenti. Hai mai esposto i tuoi lavori? Ho partecipato a una fiera d'arte locale l'anno scorso. È stato emozionante condividere la mia arte. Che meraviglia! Mi piacerebbe vedere i tuoi pezzi un giorno. Grazie. Mi piacerebbe condividere la mia arte con te. Che mi dici di te? Eventuali mostre? Non ho ancora esposto, ma sogno di farlo un giorno. È un obiettivo fantastico. Continua a creare e succederà. Lo farò. È stimolante sentire parlare del tuo viaggio come artista. Lezione 5. Delizie culinarie. E Anna, sei stata in quel nuovo ristorante in centro? Non l'ho ancora fatto. Che tipo di cibo servono? Hanno una varietà, tra cui hamburger, pasta e persino alcune opzioni vegane. Sembra delizioso. Adoro i posti che soddisfano diverse preferenze alimentari. Anch'io. È fantastico avere delle opzioni. Hai un tipo di cucina preferito? Mi piace molto il cibo italiano, specialmente i piatti di pasta. Che ne dici di te? Sono un grande fan degli hamburger, specialmente quelli gourmet con condimenti unici. Gnam! Adoro quando i ristoranti diventano creativi con i loro ingredienti. Esattamente. Una volta ho mangiato un hamburger condito con avocado e jalapenos piccanti. È stato fantastico. Sembra incredibile. Ho visto che alcuni posti offrono anche pasta con salse insolite. Sì, una volta ho provato una salsa cremosa al pesto ed è stata una deliziosa rivisitazione del pesto tradizionale. Wow! È una combinazione unica. Pensi che proverai a cucinarlo a casa? Potrei. Cucinare a casa può essere un modo divertente per sperimentare i sapori. Sicuramente. Inoltre, di solito è più salutare quando si controllano gli ingredienti. Vero? E può essere un ottimo modo per creare legami con amici o familiari mentre si preparano i pasti insieme. Sì, cucinare insieme è sempre un buon momento. Hai qualche ricetta preferita?
Adoro fare hamburger fatti in casa. È semplice e ognuno può personalizzare il proprio. Sembra divertente. Mi piace preparare i piatti di pasta perché sono così versatili. La pasta è ottima per questo. Puoi cambiare la salsa o aggiungere facilmente diverse verdure. Esattamente. Ed è perfetto per ogni occasione, che si tratti di una cena informale o di un incontro elegante. Sono d'accordo. Il cibo unisce davvero le persone, vero? Lo fa davvero. Non vedo l'ora di dare un'occhiata a quel ristorante e provare nuovi piatti. Lo stesso qui. Esplorare nuovi sapori è sempre un'avventura. Lezione 6. Bridging Cultures. E Anna, stavo leggendo come le culture possono influenzare la disponibilità delle persone ad aiutare gli altri. Questo è un argomento interessante. Sembra che alcune culture si sentano meno inclini ad aiutare chi è al di fuori del proprio gruppo. Esattamente. È affascinante il modo in cui le norme sociali modellano il nostro comportamento verso gli altri. Cosa pensi che causi questa inclinazione? Credo che in parte derivi dal senso di comunità. Le persone spesso danno la priorità alle esigenze del proprio gruppo. Questo ha senso, ma può anche portare a malintesi tra culture diverse, giusto? Assolutamente. Quando le persone non si capiscono, si possono creare barriere. Penso che sia importante promuovere l'empatia e la comprensione tra le culture. Sì, i programmi che incoraggiano le interazioni interculturali possono aiutare ad abbattere queste barriere. Hai mai partecipato a programmi di scambio culturale? L'ho fatto una volta. Mi ha aperto gli occhi conoscere tradizioni e prospettive diverse. Sembra arricchente. Mi piacerebbe partecipare a uno scambio culturale. Cosa ti è piaciuto di più? Incontrare persone e ascoltare le loro storie è stata la parte migliore. Ha cambiato la mia opinione su molte cose. Posso immaginare. Le storie personali spesso risuonano più dei fatti o delle statistiche. Esattamente. Sono quelle connessioni che favoriscono davvero la comprensione. Come possiamo incoraggiare più persone a interagire con culture diverse? Ospitare festival culturali o eventi comunitari potrebbe essere un ottimo inizio. È un'idea geniale. Il cibo, la musica e l'arte possono davvero unire le persone. Sicuramente è un modo divertente per celebrare la diversità e imparare gli uni dagli altri. Spero che più comunità accolgano queste opportunità di connessione. Anch'io. Costruire ponti tra le culture è essenziale per una società armoniosa. Lezione 7. Preparati per l'avventura. E Anna, sto programmando presto un'escursione e ho bisogno di un po' di attrezzatura. Sembra eccitante. Cosa devi comprare? Penso che dovrei iniziare procurandomi uno zaino affidabile. È essenziale per trasportare provviste. Assolutamente. Un buon zaino fa una grande differenza. Quali caratteristiche stai cercando?
Voglio qualcosa di robusto con spazio sufficiente per acqua e snack. Voi che ne dite? Preferisco uno zaino con scomparti extra per l'organizzazione. Mi aiuta a trovare le cose velocemente. È un'idea intelligente. Lo terrò a mente. Che ne dite delle scarpe da trekking? Oh, sono fondamentali. Le robuste scarpe da trekking possono prevenire le vesciche e fornire supporto. Esattamente. Ho sentito dire che anche una buona trazione è importante. Hai un marchio da consigliare? Ho avuto ottime esperienze con un marchio chiamato Merrell. I loro stivali sono comodi e resistenti. Li controllerò. Mi serve anche un abbigliamento adeguato per il viaggio. La stratificazione è fondamentale. È necessario includere tessuti traspiranti per rimanere asciutti. Ottimo consiglio. Cercherò anche delle giacche leggere nel caso faccia freddo. Sì, e non dimenticare un buon cappello e una crema solare. Proteggersi dal sole è fondamentale. Assolutamente. La sicurezza è una priorità. Che mi dici degli snack? Qualche consiglio? Il trail mix è un classico. È pieno di energia e facile da trasportare. Adoro il trail mix. Potrei portare anche delle barrette proteiche per dare una spinta in più. Sembra un piano perfetto. Hai pensato a quanto durerà l'escursione? Il mio obiettivo è un'escursione di un'intera giornata, quindi voglio essere ben preparato. Pensiero intelligente. Con l'attrezzatura giusta, vivrai un'esperienza incredibile. Non vedo l'ora. Grazie per tutti i suggerimenti utili, Anna. Lezione 8. Piani di gioco. E Anna, hai pensato alla nostra serata di giochi? Ciao John, sì. Non vedo l'ora di giocare. Quali giochi hai in mente? Che ne dite di qualche gioco da tavolo? Ne ho uno nuovo chiamato Catan. Oh, ne ho sentito parlare. Sembra divertente. Puoi spiegare come funziona? Certo, raccogli risorse per costruire strade e insediamenti. Il primo a raggiungere un certo numero di punti vince. Sembra eccitante. Possiamo anche giocare a carte. Anch'io amo quelli. Assolutamente. Potremmo giocare a uno o anche provare Exploding Kittens. Ho già giocato a Exploding Kittens. È esilarante. Hai degli snack per la notte? Stavo pensando ai popcorn e alle caramelle. Cosa ti piace fare uno spuntino? Adoro le patatine. Forse possiamo mescolarli con i popcorn per qualcosa di diverso. Ottima idea. E che mi dici delle bevande? Preferisci la soda o qualcosa di più salutare? Di solito vado per la limonata. È rinfrescante e non troppo dolce. Perfetto. Allora vado a prendere della limonata. Dovremmo invitare altri amici? Sì, più è, meglio è. Chi pensi dovrebbe unirsi a noi? Che ne dici di Sara e Mike?
Portano sempre una buona energia alle nostre serate di gioco. È un'ottima scelta. Manderò loro un messaggio e vedrò se possono venire. Fantastico! Non vedo l'ora. Sarà un vero spasso. Lezione 9. Il gusto del viaggio. Ehi Anna, ho appena parlato con Tom. Era a Parigi la settimana scorsa. Davvero? Sembra incredibile. Si è goduto il viaggio? Sì, ha detto che gli è piaciuto moltissimo, specialmente il cibo in Francia. La cucina francese è famosa. Cosa ha provato? Ha detto di mangiare croissant a colazione ogni mattina. Gnam! I croissant freschi sono i migliori. Aveva altri piatti? Ha provato le lumache e ha detto che erano sorprendentemente deliziose. E lumache? È una scelta audace. Sono sempre stato curioso a riguardo. Ha detto che la salsa al burro all'aglio l'ha resa incredibile. Sembra allettante. Ha visitato qualche ristorante famoso? Sì, è andato in un posto chiamato Le Maurice. Era entusiasta dei loro dolci. Posso solo immaginare quanto debbano essere squisiti. Che tipo di dolce? Ha mangiato un soufflé al cioccolato che a suo dire era il migliore che avesse mai mangiato. Soufflé al cioccolato? Ora voglio provarlo. Ha portato qualcosa dalla Francia? Mi ha portato un barattolo di senape francese. Non vedo l'ora di provarlo. È premuroso. Ho sentito che la senape francese è piuttosto saporita. Non vedo l'ora di assaggiarlo con dei panini fatti in casa. Sembra perfetto. Adoro sperimentare sapori diversi nella mia cucina. Lo stesso qui. Il cibo ci collega davvero a culture diverse, vero? Lezione 10. L'avventura dorata. Ehi Anna, hai sentito della caccia al tesoro di Jane? Ciao John. No, non l'ho fatto. Cosa è successo? Ha trovato una grande pentola d'oro nel campo. Riesci a immaginare? Sembra incredibile. Come ha fatto a trovarlo? A quanto pare, ha ignorato i consigli di Bill e ha semplicemente seguito il suo istinto. A volte ignorare gli altri può portare a grandi scoperte. Cosa ha fatto dopo? Partì dall'altra parte del campo, determinata a reclamare il suo tesoro. È coraggioso. Aveva con sé degli attrezzi speciali? Sì, aveva una mappa e una piccola pala per scavare. Una mappa? Era vecchio o qualcosa che si era fatta da sola? Era una vecchia mappa tramandata da suo nonno. Questo aggiunge un bel tocco alla storia. Ha festeggiato dopo aver trovato l'oro? Assolutamente. Ha invitato le sue amiche per una piccola festa. Com'è divertente! Hanno fatto qualcosa di speciale per festeggiare? Hanno arrostito marshmallow e condiviso storie attorno a un falò.
Sembra delizioso. Adoro le storie sui falò. Di cosa hanno parlato? Hanno rievocato le loro avventure infantili e i sogni per il futuro. Queste conversazioni sono sempre significative. Jane ha condiviso i suoi piani per loro. Ha detto di voler salvarne un po' e usare il resto per un viaggio intorno al mondo. Che idea fantastica! Viaggiare può essere un ottimo modo per esplorare nuove culture. Esattamente. E ora ha i mezzi per farlo accadere. Lezione 11. Cura e responsabilità. E Anna, ho sentito che hai accettato un nuovo lavoro. Ciao John, sì. Adesso mi occupo dei bambini di altre persone. Sembra un lavoro gratificante. Come va finora? È stato fantastico. I bambini sono energici e pieni di immaginazione. Posso immaginare. Quali attività svolgi con loro? Facciamo arti e mestieri, giochiamo e qualche volta andiamo al parco. Sembra divertente. Hai un gioco preferito a cui giocare con loro? Adoro giocare a nascondino. Hanno nascondigli così creativi. Deve essere un ottimo modo per creare un legame con loro. Di quanti bambini ti occupi? Mi occupo di 3 bambini e hanno tutti una personalità unica. Interessante. Hai qualche problema con loro? Sì, a volte litigano per i giocattoli, ma troviamo sempre un modo per risolverlo. La risoluzione dei conflitti è importante. A proposito di responsabilità, come sta Luisa con la casa? Oh, sta bene. Mantiene tutto organizzato e ordinato. È fantastico. Le piace gestire le faccende domestiche? Lei sì. Lei trova soddisfacente tenere tutto in ordine. È incredibile come il lavoro di squadra possa semplificare la vita. Vi aiutate a vicenda. Sicuramente. Io aiuto a cucinare mentre lei si occupa delle pulizie. È un equilibrio perfetto. Hai qualche piatto preferito che cucini insieme? Adoriamo fare la pasta. È divertente da preparare e delizioso da mangiare. Yum! La pasta fatta in casa è la migliore. Che tipo di salsa prepari di solito? Spesso prepariamo una salsa di pomodoro fresco con basilico. È così saporito. Sembra delizioso. Cucinare può essere un modo meraviglioso per creare legami, vero? Lezione 12. Le ombre della storia. E Anna, hai letto della storia dell'Australia e delle sue origini? Ciao John, sì. È affascinante come sia iniziata come colonia penale. Esattamente. Verso la metà del XIX secolo, molti criminali comuni e prigionieri politici furono inviati dalla Gran Bretagna. Lo trovo così intrigante. Com'era la loro vita lì? È stata dura. Hanno dovuto lavorare sodo, costruire strade e fattorie per sopravvivere. Deve essere stato impegnativo.
Hanno mai avuto la possibilità di essere liberi? Sì, ad alcuni sono stati concessi dei biglietti di ferie che consentivano loro di lavorare in proprio. Interessante. Mi chiedo come si siano sentiti a ricominciare da capo in una nuova terra. Molti l'hanno vista come un'opportunità, mentre altri hanno perso la loro casa in Gran Bretagna. Posso immaginare quel mix di emozioni. Qualcuno di loro ha scelto di rimanere permanentemente. Assolutamente. Col tempo, alcuni hanno scelto di stabilirsi e costruire famiglie in Australia. È notevole. Deve aver plasmato in modo significativo la cultura locale. Lo ha fatto. La miscela di culture di detenuti e coloni liberi ha creato una società unica. Adoro il modo in cui la storia influenza la cultura moderna. Ci sono monumenti che onorano quella storia. Sì, ce ne sono diversi, come l'Hyde Park Barracks a Sydney. Mi piacerebbe visitarlo. Deve raccontare così tante storie su quell'epoca. Lo fa davvero. Inoltre, ci sono mostre che espongono manufatti di quel periodo. Sembra accattivante. Mi piace conoscere la storia attraverso oggetti tangibili. Lo stesso cui fa sentire il passato più reale e riconoscibile. Lezione 13. Scelte e dilemmi. E Anna, ho riflettuto su come spesso ci presentiamo con scelte troppo semplificate. È un pensiero interessante. È come se ci trovassimo di fronte a una falsa antitesi, vero? Esattamente. È come se fossimo costretti a scegliere tra due estremi quando ci sono più opzioni. Sì, questo falso dilemma può rendere il processo decisionale opprimente e limitante. Lo fa davvero. Ti sei mai sentito intrappolato da una situazione del genere? Assolutamente. A volte mi sento costretta a scegliere tra un lavoro stabile e perseguire la mia passione. Questo è un classico esempio. E se ci fosse una via di mezzo in cui puoi fare entrambe le cose? Questo è un ottimo punto. Forse potrei iniziare un progetto parallelo mantenendo il mio lavoro. Sicuramente. Si tratta solo di trovare l'equilibrio e creare il proprio percorso. Giusto. È importante ricordare che la vita non è sempre in bianco e nero. Esattamente. Ci sono sfumature di grigio che possono portare a scelte soddisfacenti. Hai incontrato altri falsi dilemmi nella tua vita? Sì, vedo spesso persone pensare di dover scegliere tra sicurezza finanziaria e felicità. È così vero. Ma è possibile trovare una carriera che offra entrambe le cose? Esattamente. Si tratta di allineare i tuoi valori con i tuoi obiettivi. Penso che la chiave sia avere una mentalità aperta ed esplorare varie possibilità. Assolutamente. Più opzioni consideriamo, migliori diventano le nostre scelte. E possiamo imparare molto esplorando percorsi e prospettive diverse. Sì, abbracciare la complessità può portare a esperienze di vita più ricche. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali.